Da molti anni chiedo alle persone di prendersi del tempo per riflettere, quel tempo che ritengo necessario per indagare più a fondo su ciò che li tormenta, su ciò che li affligge. Per molto tempo ho avuto la possibilità di vedere da vicino ciò che molti non sembravano nemmeno percepire, tanto che ad un certo punto mi è sembrato quasi un superpotere. Uno di quei poteri che però con sé portano anche molte responsabilità, perché quando dici a chi hai davanti ciò che vedi, rispecchi la persona a modo tuo e alcune informazioni si piegano per la traiettoria che devono percorrere fra te e chi ti sta ascoltando. Come se lo specchio in cui ti stai riflettendo potesse sapere qualcosa di te che nemmeno percepisci. E in quel ping pong di informazioni rimanessi incastrato nel vortice incomprensibile di ciò che è soggettivo e non si esplica a parole. E allora ho chiesto spesso di prendersi quel momento in più, quel tempo di qualità, quei minuti che separano la domanda dalla risposta e la risposta dall'azione. C'è sempre uno spazio vuoto, un momento infinito fra la causa e l'effetto, fra lo stimolo e la risposta. È lì che i miracoli accadono, che i cambiamenti giocano il ruolo di protagonista. Quello è il luogo dove puoi ritrovare te stesso e viverlo senza poterlo o saperlo raccontare. Per fare questo dovrai, in qualche modo, a modo tuo, prendere le distanze. In un mondo caotico, pieno di stimoli, pieno di luci e sollecitazioni, ho chiesto alle persone di prendersi un tempo che non sanno e o pensano nemmeno di avere. Ho chiesto molto a molti, ma non era una richiesta che facevo per me. L'ho fatto per loro. Perché molti mi hanno chiesto dove potessero trovare la risposta alla loro domanda. E la risposta sta in quel piccolo spazio fra azione e reazione, fra domanda e risposta, fra un respiro e l'altro. Sta nel luogo più invisibile, in quello più scontato, inopportuno, naturale. Quella risposta c'è, ma dovrai prenderti del tempo per indagare in quello spazio. Niente di più facile se ci pensi, basta prendere le distanze e in quelle distanze ritrovare il tuo posto, il tuo sentirti a casa. Questo chiaramente comporta la cessazione dell'omologazione, la ricerca di se stessi, l'individuare oltre a chi si è, cosa si è. E prendere le distanze dalla frenesia, dalla morbosità, dall'avarizia, dall'ingordigia. E prendere le distanze dalle idee preconfezionate, predigerite, standardizzate al punto che fanno male a tutti. Benché ci siamo abituati a stiracchiare qua e là i lembi di una copertina sempre troppo stretta. Bisogna diventare inaccessibili, scollegarsi, isolarsi, dimenticarsi, perdersi. Perché solo se ti perdi puoi iniziare il viaggio per ritrovarti. E per questo, tutto questo, bisogna prendere le distanze. Avere quel coraggio di soggiornare in attesa di se stessi, in quel piccolo spazio vuoto, fra le parole io sono. Quello spazio è destinato a crescere. Come un mare bagnerà tutte le coste, come un fiume solcherà il letto che lo accoglie, come la pioggia allagherà. Quello spazio si farà avanti con irruenza, riprendendosi tutto ciò che gli appartiene. È in quel momento che senti la vita di nuovo scorrerti dentro e quella vita va accolta e annaffiata come il più prezioso dei fiori, come la più delicata delle piante. E se così farai, i frutti non tarderanno ad arrivare.
numerosi, succosi, abbondanti. Tanti hanno paura di prendere le distanze, di prendersi quel momento di riflessione che li conduca al proprio vero centro. Fa comodo nascondersi dietro il così fanno tutti, le tradizioni, le narrazioni poco esaustive, raccontate mille volte e per lo più ascoltate senza spirito critico. Fa comodo agganciarsi ad una macchina ben oliata, che sembra andare avanti in qualche modo e che richiede, dopo tutto, di essere semplicemente schiavi delle idee altrui, agli ordini di chi sostiene di volerti bene, senza però averti chiesto chi sei, senza conoscerti, conoscere le tue specifiche prerogative, ciò che puoi portare al mondo o darti una mano a realizzarti, senza chiederti niente, ma prendendoti tutto, senza farti nemmeno capire che stai lentamente perdendo ciò che di più importante hai da donare al mondo, te stesso. Penso che il prendere le distanze sia un po' un riabbracciare la propria indignazione, non quella per il gol sbagliato o per la scelta politica al governo, quella è spazzatura. Sto parlando di un'indignazione che abbiamo progressivamente dimenticato, quella che sentiamo quando qualcuno alza la voce, quando un concetto è poco chiaro ed espresso male, quando un insegnante è pagato poco, quando le cure mediche sono solo per i pochi che hanno la conoscenza giusta. Prendere le distanze significa anche far parte di quel gruppo di persone che fanno riferimento a se stessi e non piegano il capo o si appoggiano a strutture ormai da anni vacillanti. Prendere le distanze significa stare soli, ricaricarsi, rinnovarsi, significa piangere senza la carezza di chi vorrebbe che tu stessi bene e scoprire che quella persona sei proprio tu. Ecco, prendere le distanze e farsi quella bella carezza nell'intimità di un angolino di spazio che ti prendi quotidianamente e che ti cresce dentro, matura e diviene chi sei. Ci sono molti modi di concludere un pensiero come questo. Molti accontenterebbero di più. Potrei far sentire quel giusto equilibrio fra ciò che ho detto e la sensazione di motivazione all'andare oltre ciò che è apparenza. Oppure potrei puntare sul fatto che chi sei è più importante di ciò che diventerai per capirlo, per acquisirlo. E molte persone potrebbero percepire gli angoli della bocca prima stiracchiarsi e poi salire. Queste idee, però, sono per coloro che, da rivoluzionari, hanno preso coraggio e vogliono fare il primo passo per prendere le distanze da ciò che gli si è appiccicato addosso in questi anni. Queste idee sono per coloro che vogliono svestirsi di tutto il tessuto di insulti alla propria personalità, alla propria intelligenza, che contano di farcela, che hanno scelto di smettere di lottare contro se stessi e l'idea che si sono fatti di ciò che si ritiene dovrebbero essere. Paradossale. Ciò che ho espresso è per coloro che fra poco, fra molto poco, prenderanno le distanze da ciò che non gli va più bene e tutto il tempo rimasto lo dedicheranno a soggiornare in quello spazio di moto interiore, quello stesso spazio che li descrive da dentro e che li libera inesorabilmente dal fuori. Siate gli eroi della vostra esistenza, solo questo. E adesso, da questo piccolo angolo di universo, attorniato dalle galassie che osservo da qui, torno al mio spazio e mi riprendo con gentilezza le mie distanze.